Ciao a tutte e benvenute all'interno della sezione dedicata alla value proposition, quindi alla proposta di valore. Prima di entrare proprio nel focus, specifico, vedremo anche alcune, attività che, sono complementari alla comprensione e allo sviluppo della value proposition e che sono molto utili anche scardinata da questa. Uno strumento, a mio avviso molto, molto, molto utile per, raccontare il vostro progetto è l'elevator pitch. Mi piace sempre un po' spiegare l'importanza dell'elevator pitch con un esempio pratico. Immaginiamo di prendere l'ascensore per recarci, in un luogo X e all'interno dell'ascensore entra la persona che magari può essere noi conosciamo e quindi che può essere super interessata, a finanziare, a supportare, ad aiutarci ad ampliare, il nostro progetto creativo e quindi abbiamo un tempo ultra stretto, quindi 30 secondi per arrivare da un piano all'altro, per raccontare a questa persona cosa facciamo e il nostro appunto progetto. L'elevator pitch è proprio questo, è un'esercitazione, che ci permette di condensare in pochissimi secondi, tutto ciò, che è importante dire per catturare l'attenzione, verso il nostro progetto creativo. Infatti gli obiettivi che ci poniamo, con l'elevator pitch sono 30 secondi per raccontare tutto, catturare l'attenzione, centrare la domanda e trasmettere forza e affidabilità. L'elevator pitch ha come cuore la capacità di condensare informazioni essenziali, quindi identificare il problema, proporre la soluzione, evidenziare il valore unico dell'offerta che facciamo e concludere soprattutto con una call to action, quindi con un invito all'azione. Con l'elevator pitch il nostro diciamo obiettivo principale è quello di suscitare l'interesse e spingere l'interlocutore ad approfondire l'argomento, creando quindi l'opportunità per un futuro dialogo, quindi per una collaborazione. Questo strumento, come vi accennavo prima, è molto utile in vari contesti, sia per, eventi, particolari in cui avete l'opportunità di promuovere il vostro progetto creativo, all'interno ad esempio di conferenze o di situazioni in cui dovete proprio raccontare e parlare a una platea delle vostre proposte, incontri con potenziali finanziatori, investitori o anche per, colloqui di lavoro. Per un elevator pitch di successo non basta avere però spiccate doti di comunicazione o saper parlare in pubblico, è essenziale studiare attentamente il messaggio da comunicare e adattarlo al pubblico di riferimento, quindi esercitandosi fino a raggiungere il risultato desiderato. Allo stesso tempo, un elevator pitch ben strutturato consente di dare risalto al valore e all'unicità della nostra proposta. Per questo ci andiamo poi a collegare con la value proposition. Quindi, quanto deve essere lungo un elevator pitch? Io consiglio sempre di tenersi intorno ai 30 secondi, quindi se proprio siamo in situazioni in cui ci possiamo permettere di estendere un pochino il discorso, non superare mai i 60 secondi. Questo dai 30 ai 60 secondi è il tempo giusto e, vi garantisco è abbastanza per comunicare le informazioni essenziali senza dilungarsi o rischiare appunto di un calo d'attenzione o di annoiare il nostro o la nostra interlocutrice. È fondamentale trovare il giusto equilibrio, quindi un pitch troppo lungo rischia di perdere l'interesse di chi ascolta, mentre con un pitch troppo breve possiamo non fornire dettagli sufficienti per generare curiosità. Quindi per incuriosire il nostro interlocutore, la nostra interlocutrice e accendere in lei il desiderio di saperne di più, è consigliabile concentrarsi su 3 o 4 elementi chiave, quindi una breve introduzione, la descrizione del problema, la soluzione proposta e una chiara call to action. Quindi, come dicevamo prima, chiudere sempre
con una chiamata all'azione, ad esempio lasciare sicuramente il bigliettino da visita, oppure fornire uno strumento, un gadget, cosa che abbiamo visto anche nell'altro modulo, quindi magari uno stickers, un qualcosa che portiamo sempre con noi, che ci riporta al nostro sito internet e ad esempio ha anche al nome del progetto, se il progetto che vogliamo promuovere non è il nostro portfolio personale o qualsiasi altra cosa. Quindi, per scrivere un elevator pitch perfetto è fondamentale seguire alcuni passaggi che permettono di strutturare il discorso in modo chiaro, persuasivo ed efficace. Ogni elemento deve essere pensato per catturare l'attenzione e mantenere vivo l'interesse dell'interlocutore e dell'interlocutrice, mettendo quindi in risalto ciò che rende unica la propria proposta e adattando quindi il pitch in base al contesto. Esistono diverse strategie per creare un elevator pitch efficace e memorabile. Magari vediamo insieme alcuni esempi di elevator pitch che utilizzano anche tecniche diverse per poter catturare l'attenzione e coinvolgere i nostri interlocutori e le nostre interlocutrici, così da trasmettere un messaggio in modo chiaro e convincente. Ad esempio, un elevator pitch conciso e semplice può essere, ad esempio: sono Marica, responsabile marketing di azienda X, aiutiamo le aziende a migliorare la loro presenza online con strategie SEO efficaci che aumentano il traffico del sito web del 30% in 6 mesi. Ho detto già tutto con questo messaggio appunto conciso e semplice. Un altro esempio potrebbe essere per esempio appunto usare le statistiche a nostro favore. Menzionare statistiche rilevanti sicuramente rende il nostro pitch più credibile e persuasivo. Ad esempio, il 60% delle piccole imprese fallisce entro i primi 3 anni. Con il nostro software di gestione finanziaria abbiamo aiutato oltre 500 aziende a ridurre i costi del 20% e a raggiungere la sostenibilità in soli 2 anni. Finito. Quindi con questo pitch abbiamo detto sicuramente quello che facciamo, ma ci sono tantissime altre tecniche, ad esempio usare domande per togliere i dubbi. Hai mai pensato a quanto tempo perdi cercando documenti importanti? La nostra app organizza automaticamente i tuoi file facendoti risparmiare fino a 10 ore di lavoro al mese. Utilizzare l'umorismo, che è sempre la formula che prediligo. Sapete qual è la differenza tra una mail che finisce nel cestino e una che viene letta? Noi, con il nostro servizio di copywriting, trasformeremo le vostre comunicazioni in messaggi efficaci e via discorrendo. Un altro esempio potrebbe essere usare testimonianze dei nostri clienti o delle persone che hanno attraversato il nostro progetto creativo e così utilizzarle a nostro favore. Oppure ancora possiamo, inserire citazioni o frase d'effetto, usare delle GIF oppure delle immagini divertenti a supporto, della nostra proposta. Insomma, vi invito a cercare, soluzioni e situazioni, un po' fuori dal coro per poter raccontare il vostro progetto creativo. Pertanto l'esercitazione che andremo a fare insieme è proprio questa: prenderci 30 minuti del nostro tempo per cercare di buttare giù, non dico appunto l'elevator pitch che poi sarà il nostro, quello che useremo per da qui al futuro, anche perché poi ovviamente ogni cosa è soggetta a variazione, a implementazione, a cambiamenti, ma di buttare giù le basi, per strutturare l'elevator pitch che secondo noi, secondo voi, può essere utile ed efficace per raccontare il vostro progetto creativo. Quindi prendetevi questo tempo e lavoriamo insieme. Buon lavoro, bentornate, spero che l'esercizio sia stato stimolante. E inoltre se vi va, potete anche inviarmi quello che avete fatto, in questi 30 minuti di pratica, via email, così da poterci confrontare e vedere insomma insieme
le cose che sono venute fuori, anche perché insomma sono molto curiosa. Continuiamo con la value proposition, quindi andiamo un po' a, sviscerare, questo tema molto importante per la strutturazione e il racconto dei nostri progetti creativi. Prima di scendere appunto nel dettaglio, a mio avviso è importante capire, questi 4, elementi che ci troviamo spesso ad affrontare, rispetto al racconto dei nostri lavori. Mi piace sempre, partire dallo scopo. Lo scopo è la ragione per cui un'organizzazione esiste. Oltre alla generazione di un profitto, lo scopo ci aiuta a rimanere allineati sul perché è importante fare quello che facciamo. Molto spesso noi lo perdiamo di vista lo scopo per il quale siamo nate, per il quale abbiamo attivato tutta una serie di, lavori, anche insomma il punto di partenza. E quindi tenerlo bene a mente, averlo sempre chiaro, ci aiuta a mantenere una linea coerente anche durante il nostro percorso di costruzione. La visione invece è la direzione che stiamo prendendo e il futuro che ci aspetta. La visione ci mantiene concentrati e dipinge un quadro di successo. Quindi dove stiamo andando? Che direzione stiamo prendendo? La missione è ciò che un'organizzazione fa per realizzare la sua visione e il piano generale per la creazione di valore. La missione è il modo in cui mettiamo in pratica lo scopo e la visione. Poi abbiamo la visione di valore, quindi dei vision values, definiscono il modo in cui operiamo. I valori condivisi sono principi guida per il modo in cui le persone si presentano, si trattano a vicenda e raggiungono obiettivi condivisi. Quindi questi sono, a mio avviso, i capisaldi su cui deve tutto essere scritto rispetto al nostro progetto. La value proposition inoltre fa parte del business model Canva che, sicuramente avrete modo, se non l'avete già fatto, di vedere, in un'altra sezione di questa formazione. Il blocco della proposta di valore è di fondamentale importanza, infatti la proposta di valore è ciò che fa incontrare il nostro progetto con i giusti segmenti di clientela. La value proposition e soprattutto lo strumento del Canva che ci aiuta poi a sviscerare la value proposition, ci aiuta a focalizzarci sulla proposta di valore in relazione ai clienti, in modo da individuare in modo corretto i loro reali bisogni e metterli in relazione con il valore che il nostro progetto può offrire. La value proposition, adesso vediamo anche un altro Canva, perché qua vi ho inserito appunto uno dei tanti Canva che, potete trovare anche facilmente in rete, e questo ad esempio è un altro, Canva equivalente al precedente, però ecco, anche per spaziare un po' e farvene vedere, più di uno. Come potete vedere il Canva della value proposition è diviso in 6 blocchi. La value proposition, si concentra sulla visione d'insieme e ci aiuta a risolvere al meglio problemi, difficoltà e i bisogni dei nostri potenziali clienti. Grazie all'uso, di questo Canva saremo in grado di progettare, testare e costruire una proposta di valore, valida nei confronti dei nostri potenziali clienti, o ascoltatori o fruitori, in maniera più strutturata e riflessiva. Io vi consiglio proprio di utilizzare questi Canva come dei veri e propri poster attaccati al muro e compilarli usando dei post-it da attaccare sopra. Per compilare infatti al meglio, questa value proposition Canva, rispettiamo questo ordine. Partiamo dal cerchio. Quindi iniziamo da destra con il cerchio, ovvero il blocco che è dedicato ai segmenti dei vari clienti. Per creare un profilo cliente realistico è una proposta di valore molto interessante per il cliente stesso. Quindi cominciamo con job to be done.
Oggi non si può più pensare di creare dei prodotti o dei servizi senza tenere presente il motivo per il quale il cliente o i fruitori in generale lo, dovrebbero acquistare oppure lo dovrebbero fruire. Cosa devono farci? Cosa vorrebbero farci? La sezione del Value Proposition Canva legata ai job to be done ti aiuterà proprio a capire tutte le cose che le persone stanno cercando di fare nella loro vita in termini di compiti che tentano di svolgere o completare, di problemi che cercano di risolvere o di bisogni che provano a soddisfare. Nel Value Proposition Canva troverai domande strutturate per esaminare job funzionali, quelli strettamente legati a compiti da svolgere e obiettivi da raggiungere, job sociali, per esempio come il cliente, la fruitrice, il fruitore vuole apparire agli occhi della società, che tipo di status vuole ottenere, job emozionali, ovvero come si vuole sentire, che emozioni vuole provare il cliente. Quindi tu cosa dovresti fare? Semplice, devi aiutare i tuoi o le tue potenziali fruitrici o fruitori a soddisfare questi diversi job. Quindi un consiglio utile per compilare al meglio quest'area del Value Proposition Canva, puoi tenere a mente i contesti. Quindi chiediti per prima cosa da quali contesti dipendono i job dei tuoi clienti. Immagina ad esempio di dover scrivere un articolo. È diverso se devi farlo in treno o se stai comodamente seduto alla tua scrivania. Il job è proprio lo stesso, ma viene influenzato dal contesto in cui deve essere svolto. Pensa bene a quali sono i limiti e le potenzialità di quest'ultimo. Come lo fa adesso? Come sta cercando di sembrare mentre lo fa? Come si sente? Non vivere di sole intuizioni, quindi molti creative, che compilano questo blocco commettono l'errore di seguire i pensieri derivanti dalla propria idea, scordandosi di verificare se si tratta di intuizioni realmente in linea con ciò di cui ha bisogno la potenziale fruitrice o il potenziale fruitore. Come puoi, ridurre questo rischio? Conoscendo a fondo la nicchia, quindi i fruitori a cui ti rivolgi. Dai priorità ai job, quindi metti in ordine di priorità i job che hai identificato per capire quali siano davvero importanti per le tue clienti o le tue fruitrici. Ad esempio, per una mamma che compra una macchina, il job di mettere in sicurezza i propri figli mentre guida sarà probabilmente più importante che non avere le mani fredde mentre guida. Quindi se la tua idea riguarda la produzione di macchine, devi tenere conto di questo. Utilizza i verbi per definire le attività del cliente, invece di identificare i job to be done con i sostantivi, usa i verbi. Se ti sforzerai in tal senso, costringerai la tua mente a pensare ad azioni concrete e definibili. Per questo motivo bandiamo i sostantivi da questo blocco, quindi usiamo i verbi. Chiedete perché il cliente, la fruitrice ha un determinato job. Un altro esempio, un cliente vuole comprare una macchina grande. Ma perché vuole comprare una macchina grande? Ha una famiglia numerosa o gli serve un'auto spaziosa perché ama lo sport e viaggia con la sua attrezzatura sportiva? La risposta a queste domande può aprire scenari del tutto differenti. Difficoltà. Quindi continuando nel cerchio del fruitori, fruitrici barra cliente, possiamo dire che le difficoltà, quindi pain, è tutto ciò che infastidisce o che non permette ai tuoi fruitori di svolgere il proprio job. Tra le varie difficoltà che può vivere una fruitrice o un fruitore ci sono risultati indesiderati, problemi, situazioni indesiderate, ostacoli e rischi. I pain, ossia le sofferenze del cliente, sono tutte quelle situazioni, emozioni, rischi che prima, durante o dopo un job to be done insorgono, rendendo spiacevole o impossibile portare a termine il compito o raggiungere un determinato obiettivo. Quindi le difficoltà possono essere funzionali, per esempio uno smartphone che non funziona correttamente o che non permette di leggere le mail per qualche problema tecnico. Possono essere sociali, come sembrare stupidi ogni volta che si compie una determinata azione. Possono essere emozionali, per esempio sentirsi stanchi ogni volta che si fa qualcosa.
Anche una situazione può essere un ostacolo, nonostante il job che il cliente vuole compiere o raggiungere sia motivante, quindi andare in un centro commerciale per comprare uno smartphone può essere faticoso per una famiglia con bimbi piccoli, al contrario motivante per un adolescente. Ecco qualche consiglio utile per compilare al meglio quest'area. Rendi i pain specifici, quindi cerca di lavorare su ogni difficoltà della nostra potenziale fruitrice per renderla quanto più specifica possibile. Più sei in grado di misurare la soglia oltre la quale la fruitrice, il fruitore, il cliente avverte un ostacolo, meglio riuscirai a creare una proposta di valore che gli eliminerà tale difficoltà. Per esempio, una famiglia con bambine piccole potrebbe avere difficoltà a recarsi al centro commerciale perché c'è una lunga strada da percorrere in macchina, perché il centro commerciale non offre zone dedicate allo svago per le bambine e bambini, o perché le offerte sono così tante che si crea il paradosso del più scelte hai, meno sei in grado di scegliere. Capire queste varie difficoltà potrebbe aiutarti a pensare a un pain reliever adeguato. Altro consiglio è quello di dare un ordine alle difficoltà. Non tutte le difficoltà hanno la stessa intensità per il cliente, come per i job. Anche in questo blocco del Value Proposition Canva, l'attività finale consiste nel mettere in ordine di intensità le difficoltà della cliente, del fruitore. Sono difficoltà o ostacoli estremi o moderati? Continuando, ad andare avanti nel nostro cerchio troviamo, la sezione dei vantaggi. Il blocco dei gain, come gli altri 2 che compongono il customer profile, quindi il profilo del cliente, ti permette di analizzare i vantaggi del cliente da vari punti di vista, quindi sempre funzionale, sociale ed emozionale. Facciamo un esempio. Mettiamo che una cliente acquisti uno smartphone, il suo gain funzionale consiste nell'avere un device, quindi un supporto con funzioni potenti e facilmente accessibili. Il gain sociale è la possibilità di apparire all'avanguardia e attenta alle nuove tecnologie, mentre il gain emozionale è il raggiungimento del suo desiderio di sentirsi cool. Quindi tutto chiaro? I vantaggi possono essere valutati in base a caratteristiche che riguardano sia le aspettative della cliente, quindi esistono vantaggi o desideri. Richiesti sono tutti quelli caratteristiche senza le quali il prodotto o servizio non crea vero valore per il cliente. Attesi sono tutti quei vantaggi di base che una cliente si aspetta. Desiderati sono quei vantaggi che vanno oltre quello che la cliente si aspetta, ma che gli piacerebbe tanto avere. Inaspettati, quindi sono delle vere e proprie sorprese per la cliente. Alcuni consigli per compilare il nostro Canva. Si specifica. Come per il blocco delle difficoltà, quindi dei pain che abbiamo visto prima, anche per questo dei gain dovrai essere molto precisa e specifica. Quindi dovrai andare ad individuare in modo chiaro oltre quale soglia un elemento diventa un vero e proprio vantaggio per la cliente. Questo ti permetterà di formulare una proposta di valore che realmente soddisfa i suoi desideri. Vai oltre le intuizioni, quindi finita la fase di brainstorming in cui, produrrai idee da scrivere sui vari post-it che attaccheremo al nostro fantastico Canva e che riguardano appunto, i vantaggi che la cliente amerebbe avere, ti consiglio di passare alla fase in cui stabilire quanto per la cliente sono rilevanti le tue intuizioni, ovvero i vantaggi che hai immaginato per loro, sia, reale. Quindi sono essenziali o sarebbe semplicemente bello averli? Verbi contro sostantivi. Qui invece usa i sostantivi per identificare pain e gain e i verbi per i job to be done. Così facendo sarai in grado di scindere con più facilità quello che la cliente otterrà una volta svolto un determinato compito. Finite tutti, insomma, le varie sezioni del cerchio, passiamo invece al quadrato. Quindi passiamo a sinistra, quindi il blocco dedicato ai prodotti oppure ai servizi che vogliamo offrire.
Qui dovrai creare una lista di prodotti e servizi che intendi proporre, concentrandoti sul modo in cui potrebbero risolvere le difficoltà delle fruitrici, dei fruitori, dei clienti o delle clienti e generare dei vantaggi per loro. Quindi, partendo dalla testa, diciamo che dopo aver pensato alle nostre fruitrici, tipo ovviamente per, la nostra nicchia, quindi la nostra community, chiamiamola così, passiamo ai prodotti e servizi più adatti a loro. Quindi il passaggio successivo è quello di verificare se corrispondono davvero alle esigenze di mercato oppure alle esigenze degli obiettivi che ci siamo dati. È fondamentale chiedere al maggior numero di persone possibili se loro sono veramente impegnate nelle attività che hai immaginato, se le difficoltà che hai individuato sono realmente esistenti e quanto sono gravi e se i vantaggi ipotizzati sono per loro dei veri vantaggi e se sono così importanti. Quindi a questo punto sei pronto a eliminare tutte le ipotesi inadeguate e a ridisegnare il Value Proposition Canva. Ricorda che l'obiettivo è quello di creare prodotti, servizi, progetti che le persone a cui vuoi rivolgerti vogliono veramente. In questa slide vediamo un esempio. L'esempio è quello di Evernote. Non so se conoscete il progetto. Evernote è un'app che ci permette appunto di segnarci tutte i nostri appuntamenti, le varie note. Quindi è un software, un'app molto utile per organizzare il lavoro. Ed è un'app, professionale che si usufruisce, si usa, soprattutto da telefono, da tablet, ma anche da computer. Questo è il Value Proposition Canva di Evernote. Quindi, all'interno del Canva, come vi dicevo prima, sono stati apposti vari post-it, nel cerchio, quindi nella parte dedicata alle cliente, ai clienti, quindi ai customer, e nel quadrato la parte dedicata ai prodotti. Per completare, i nostri Canva, legati alla proposta di valore, andiamo ad analizzare, a mio avviso, uno, degli approcci più utili. L'Empathy Approach è molto interessante perché è complementare ovviamente ai vari business model Canva, ma, indaga molto di più la parte emozionale riguardo al nostro pubblico. Quindi con, l'approccio empatico, andiamo un po' a toccare questi 5 punti, che sono quella di creare una visualizzazione collaborativa, quella di approfondire maggiormente la conoscenza dell'utente, di comprendere in modo profondo e condiviso i bisogni del nostro pubblico, andare un po' a scavare in quelli che sono i bisogni nascosti, andare a scoprire i bisogni nascosti che a volte neanche, il nostro, pubblico potenziale, quindi la nostra clientela potenziale sa di avere, e il feedback loop, quindi il ciclo di feedback che è fondamentale per chiunque ha l'obiettivo di comunicare qualcosa. Senza un feedback loop, a mio avviso c'è una produzione di comunicazione di visiva, scritta, di qualsiasi progetto che è autoreferenziale, quindi fine a sé stessa. Con il feedback loop abbiamo l'opportunità di chiedere sempre a chi c'è di fronte o dentro o fuori dal nostro progetto i propri pareri, i propri punti di vista, così da poter strutturare e accrescere anche noi stessi la comprensione del nostro progetto, ciò che va bene, ciò che va male, ciò che c'è da migliorare e via discorrendo. Scopriamo anche qui il fantastico Canva, legato poi a questo tema specifico. Come vedete già da Canva, ciò che è in primo piano è la persona.
Quindi l'Empathy Map nasce dal design thinking ed è stata presentata da Dave Gray nel 2010 all'interno del libro Game Storming. Sappiamo appunto quanto il contesto attuale è complesso ed è più vivo che mai il bisogno di conoscere in modo approfondito le utenti, le clienti, i vari partner e qualsiasi altro stakeholder con cui ci troviamo a relazionarci. Ma cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di comprendere lo stato d'animo, i comportamenti e le emozioni altrui, ovvero è la capacità di mettersi nei panni di un'altra persona. Con questo termine si intende quindi quell'attitudine e quell'abilità sociale che insieme permettono a un individuo di capire gli stati d'animo degli altri, riconoscendone le emozioni e vivendole come se fossero proprie, così da entrare nel mondo individuale delle altre persone. Quindi sulla base di questo possiamo anche dire che l'empatia è qualcosa che crea unione tra le persone, sta alla base di un'efficace comunicazione interpersonale, genera quella forma di comunicazione più ricca di significati e più profonda emotivamente che prende il nome di comunicazione empatica. Quindi il concetto di comunicazione empatica acquisisce importanza nel momento in cui si inizia a riconoscere che il mondo in cui siamo immersi e il mercato è formato da persone che vogliono essere ascoltate, capite e soddisfatte. Possiamo dire, in altre parole, che adottare questo approccio significa riconoscere che è il nostro pubblico che sceglie di acquistare o di non acquistare in base alle emozioni prima di tutto, che è il pubblico che deve essere ascoltato, accompagnato, rassicurato e guidato. Immedesimarsi negli utenti, ehm, può creare relazioni più durature nel tempo, aumentare il tasso di conversione e in più in generale aumentare anche i profitti dell'attività. L'Empathy Map si articola in 7 settori, ognuno dei quali si concentra su differenti prospettive e diverse famiglie di domande. Nel dettaglio, il settore Think and Feel. Che cosa pensa e cosa prova l'utente? Quali sono le sue paure, le frustrazioni e le sue fonti d'ansia? Cosa vuole davvero? Quali sono le sue esigenze, i suoi sogni e le sue aspettative? Poi c'è il settore Who. Chi è la persona con cui devi entrare in empatia? Quale situazione sta vivendo e qual è il suo ruolo all'interno di essa? Abbiamo poi il settore Do. Cosa dovrebbe fare di diverso? Settore sì. Cosa vede l'utente all'interno del mercato di riferimento, del contesto in cui vive? Cosa fanno le persone intorno a lui? Settore 6. Cosa dice l'utente e cosa pensiamo possa fare? Settore Do. Cosa fa l'utente nel suo quotidiano e cosa pensi faccia? Quali comportamenti hai osservato? Il settore Here, che cosa dicono le persone a lei vicine, a lui vicine, amiche, amici, colleghe, colleghi, conoscenti? Quali informazioni raccoglie dai canali di comunicazione online e offline? Quindi, se è la prima volta che sentite parlare di mappa dell'empatia, è del tutto normale che tu ti stia ancora chiedendo che cosa rivela un'empathy map e perché può esserti utile. Iniziamo subito col dire che la mappa dell'empatia racchiude informazioni fondamentali che permettono di conoscere a fondo le utenti e i loro atteggiamenti, gli stati d'animo, le emozioni e le esigenze. Ti aiuta a sintetizzare le informazioni, rivela eventuali lacune presenti nei dati utenti e in relazione anche alla strategia che hai buttato giù. È la base per costruire le buyer personas attendibili, richiede una partecipazione attiva dei membri di tutto il tuo staff, del tuo team, che hanno il compito di immedesimarsi nella utenza finale per decodificare lo stato emotivo e intuire ciò di cui hai bisogno. Quindi tutto ciò ci porta a dire che l'Empathy Map aiuta nel processo sia di strategia che decisionale dei nostri progetti e contribuisce ad individuare non solo le attività corrette da implementare, come anche le differenti priorità da assegnare. Non solo, la mappa dell'empatia è il primo step da intraprendere per costruire
con il nostro target di riferimento una comunicazione empatica attraverso la quale dimostrare di saper ascoltare, affermare la propria presenza, rassicurare, incoraggiare e manifestare anche, le intenzioni di voler soddisfare i bisogni ascoltati. Eccoci arrivati al momento di passare alla pratica per andare a vedere come costruire una empathy map. Prendi il Canva che abbiamo condiviso e segui queste fasi. 1. Definisci l'obiettivo, quindi il goal, che è formato dalla persona, who, che è tua intenzione capire, quindi il tuo target obiettivo, è un qualcosa che deve fare, do. Step 2. Raccogli i dati, se li possiedi è preferibile utilizzare dei dati reali, altrimenti puoi supporre degli scenari e delle risposte verosimili. 3. Procedi in senso orario sul canvas, rispondendo alle domande relative a cosa la persona vede, see, dice, say, fa, do, sente, hear. 4. Dopo aver compilato la parte esterna della mappa, concentrati su tutto ciò che riguarda l'aspetto emotivo della persona, quindi pensieri, sentimenti. Quindi, diciamo, approfondiamo l'area legata al think and feel. Al termine di questo lavoro otterrai quindi una panoramica che descrive la prospettiva, del nostro pubblico, sperato. Quindi, come abbiamo visto, l'Empathy Map è un strumento utile per capire gli utenti e quindi per sviluppare una comunicazione empatica, soprattutto per capire con chi stiamo empatizzando, cosa devono fare e mettersi nei loro panni. Quindi l'esercizio pratico che andremo a svolgere nell'arco di questa ora è quello di compilare il nostro Canva legato proprio a l'Empathy Map. Buon lavoro! Finito questo tempo insieme, come avete già visto nelle altre sezioni, mi piace sempre, chiudere con una domanda. Quindi, la domanda può sembrare banale, ma a mio avviso non lo è, perché ci aiuta un po' a scavare su quello che sapevamo, prima, quindi il punto di partenza e il punto di arrivo. E quindi la domanda fatidica è: cosa hai imparato oggi? Se ti va, magari scrivilo su un foglietto e sono sempre super felice se, avete la voglia anche di inviarmi, le vostre risposte per migliorarmi e per migliorare insieme. Grazie mille. Ciao.